Se esiste un comico, un clown che ha usato la poesia e le emozioni per coinvolgere e divertire la gente, sicuramente non dobbiamo guardare troppo indietro. È molto vicino a noi, è della nostra epoca. Certo, se il primo comico emozionale che ha ispirato Chaplin e Keaton è stato Marcelino o Marcelino in spagnolo, questo clown ha ispirato tutti nell'epoca dei giorni nostri. Sembra quasi se Marcelin fosse tornato per farci vedere la sua arte. Di chi sto parlando? Se lo vuoi sapere, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Daddy Danno e nella vita faccio il comico visuale. Per anni ho lavorato anche al circo. In questo canale ti parlo della comicità e della sua storia, dai nostri spettacoli, con un focus verso la comicità visuale e i clown. Molti di noi pensano che fare il clown al circo sia solo fare delle buffonate che fanno ridere solo i bambini. Ma ti devo stoppare. Chi dice questo non conosce il mondo comico, dove tutto ha inizio dal corpo, non dalle parole. Ci sono molti clown che hanno fatto la storia. Uno è sicuramente Marcelin, oppure Grimaldi, per citarne qualcuno. E uno di questi è sicuramente Popov, Oleg Popov, il clown russo. Sicuramente ha influenzato il modo di vedere il clown nella nostra epoca. Non più il comico che fa ridere solo con le acrobazie goffe e abiti inguardabili, ma un clown dotato di una tecnica circense sopraffina e dotato della conoscenza delle regole comiche. Purtroppo, o per fortuna, questo tipo di conoscenza non è per tutti e mi sento fortunato a conoscerle e anche a insegnarle. Per essere un clown di questo livello sicuramente la tua vita è stata donata a quest'arte e Oleg Konstantinovich Popov, nato il 31 luglio del 1930 nel villaggio di Vrubovo, nella regione di Mosca, lo sapeva bene. Suo padre lavorava in una fabbrica di orologi, sua madre, illuminata dalla luna, viveva ritoccando fotografie, un artista, soprattutto per l'epoca. Nel 1937 Popov entrò a scuola ma non riuscì a finirla. Nel 1943 suo padre morì e l'adolescente, sentendosi responsabile per la sua famiglia, si mise al lavoro. All'età di 13 anni diventa apprendista fabbro presso lo stabilimento del giornale Pravda. Contemporaneamente studia alla scuola serale e nel tempo libero è impegnato in acrobazie nella società sportiva Wings of the Soviet. Nel 1950 Popov si diplomò allo State of Circus Art e fu mandato al circo di Tbilisi, dove lavorò per 2 mesi. Ha iniziato la sua carriera come comico equilibrista, esibendosi con il numero Eccentric on a Free Wire, insomma con il filo. Dopo aver partecipato allo spettacolo di giovani artisti, Popov è stato notato dal famoso clown Mikhail Rumanitsev e ha portato il giovane nel suo programma come assistente clown. Popov divenne un clown di livello, cominciò a studiare le regole comiche, formarsi fisicamente e ricevere anche i primi applausi. Nel circo di Saratov, dove Popov dovette sostituire un pagliaccio malato per un mese intero, apparve per la prima volta nell'arena con un berretto a scacchi e una parrucca gialla. Era la prima volta, il debutto del grande Popov. Da allora questo vestito è diventato il segno distintivo dell'artista. Una vera e propria leggenda. All'inizio del 1951 Popov è stato incluso in un gruppo di artisti di Mosca che hanno girato il paese. La sua performance ebbe un tale successo che fu inclusa anche in un film nel 1953 che fu girato dal famoso regista Yuri Ozerov per la pubblicità prima del tour del circo sovietico in diversi paesi del mondo. Nel
1957 Popov fece per la prima volta un grande tour nei paesi della comunità socialista. Successivamente l'artista ha preso parte alle prime tournée del circo sovietico nell'Europa occidentale. Furono questi viaggi a regalargli la fama mondiale. Popov ha creato l'immagine artistica del clown solare, un personaggio pazzesco per l'epoca grigia della guerra fredda. Capelli gialli di color paglia che venivano fuori da sotto il berretto e una grande faccia luminosa, occhi furbi e un sorriso radioso. Tutto ciò ha contribuito a creare un'immagine affascinante di una persona allegra che si unisce con entusiasmo allo spettacolo del circo. Questo era un respiro gioioso per tutte le persone depresse in quel momento storico, dove la Russia stava attraversando un periodo particolare, subiva il freddo e la depressione. Nelle sue riprese, nelle sue performance, si è rivolto a molti generi di arte circense. Usava l'equilibrismo, la giocoleria, la pantomima, numeri musicali, insomma, gli piaceva assaggiare qualsiasi forma. Popov ha dato un enorme contributo alla formazione mondiale di nuovi principi di clownerie, provenienti dalla vita di tutti i giorni, alla ricerca di qualcosa di divertente e toccante nella realtà. Cioè lui ha inserito la vita delle persone normali dentro ad uno spettacolo, con tutto il suo incredibile carisma. Molte delle riprese di Popov sono state incluse nei classici del circo mondiale, Sleep on a Wire, Ray e tanti altri. La sua ripresa principe è quella dove cerca di trovarsi uno spazio per mangiare il suo piccolo pranzo e litiga con la luce che lo fa ammartire, fino a che, con la sua tenerezza e la sua intenzione sopraffina, prende la luce con sé e se la porta via. Poesia pura. Dopo tanti anni di esibizioni, di aver fatto divertire la gente, Oleg nel 1981 ha vinto il Clown d'Oro al Festival Internazionale di Montecarlo, l'Oscar per ogni circense, il punto d'arrivo di una carriera di un clown del circo, il massimo che puoi aspirare. Ma non c'è stato solo il circo per lui, ha recitato anche nei film, nel 1959, nel 1966 e in The Adventure of the Yellow Suitcase nel 1970. Credo che per un personaggio così, che ti entra nel cuore, anche la TV ha avuto la possibilità di goderselo. Infatti negli anni 70-80 ha ospitato il programma domenicale Sveglia per bambini e ha anche scritto un libro per bambini, La mia amica Mishka. Popov è stato vincitore del Festival Internazionale del Circo di Varsavia, 2 medaglie d'oro come clown nell'arena e come eccentrico che si esibisce su un filo libero. È inutile dire che la madre Russia gli diede onori e fama e Popov divenne l'artista popolare dell'URSS nel 1969. Rappresentava il popolo russo nelle sue interiori emozioni, con lo spirito giocherellone e mai cresciuto, con l'intenzione sempre di un personaggio così puro e pieno di amore, di cui la Russia non poteva non innamorarsene. Ma tutti quelli che lo hanno visto, tutti quelli che lo hanno incrociato, hanno potuto lasciarsi accogliere dalla sua mimica e dal suo baldanzoso umore russo. Nel 1991 Popov lavora in Germania, dove ha organizzato il suo programma circense. Nel giugno 2015 Popov tornò in Russia per la prima volta dopo 25 anni di tournée. Diventato ospite d'onore del Premio Internazionale del Circo Master a Sochi, Popov ha aperto la solenne cerimonia con la sua esibizione e ha ricevuto il premio come la leggenda del circo. Il suo spirito era irrefrenabile, la sua poesia immortale e senza età, perché il 2 novembre 2016 Popov è morto per arresto cardiaco a Rostov sul Don, dove era in tournée, a 85 anni.
il sogno di ogni artista. È come la leggenda di Manolete il torero che muore abbracciato al toro che lo finisce, o a Tommy Cooper che ci lascia facendo una gag in diretta. Muore in pratica nel mondo che ha amato, tra la segatura del circo e il palco del dinner show. Che dire, bisogna sapere lasciare questo mondo in modo leggendario per confermare la propria leggenda. Spero che il video ti sia piaciuto. Dunque, se ti va, lascia un like per farti conoscere altri clown pazzeschi e leggendari. Io ringrazio il gruppo Mille Piedi che mi segue sempre e mi ha chiesto di far conoscere dei miei colleghi leggendari. Beh, che dire, Popov lo è sicuramente. Iscriviti, io ti aspetto al prossimo video.